Buongiorno, io sono Mitch e vi do il benvenuto nella mia cucina. Esistono diversi racconti riguardo l'origine dei churros e nonostante più si scavi nel passato e più questi diventino meno attendibili, è sempre affascinante ascoltarli. Forse l'incertezza li priva del valore storico, ma rimane comunque vivo l'interesse folcloristico. Se dovessimo ripercorrere la strada che la famosa frittella di acqua e farina ha fatto nel corso del tempo, secondo lo storico Michael Crondall dovremmo tornare indietro intorno all'VIII-IX secolo, quando nelle fonti della cucina araba già appariva una frittella simile. O ancor prima dovremmo leggere l'Apicio, libro di cucina romana che risale addirittura al I secolo. Poi dovremmo ancora scavare tra le ricette dell'antica Grecia e così via. Insomma, secondo lo storico, la famosa pastella fritta nel Mediterraneo esiste da sempre e trovarne la paternità è quasi impossibile. Ma io, essendo un cantastorie e non uno storico, voglio raccontarvi due delle storie che ruotano intorno all'origine del churros e che reputo particolarmente interessanti. La prima storia vede come protagonista l'incontro tra i portoghesi e i cinesi, che entrarono in contatto per la prima volta intorno al XVI secolo. Da questo incontro nacque la città di Macao, Aumen, colonia portoghese dalla metà del XVI secolo fino al 1999. Secondo alcune teorie, sembrerebbe che i portoghesi riportarono da questo viaggio diverse tecniche culinarie in Europa, tra cui la ricetta dell'impasto dello yusiao. Ma che cos'è lo yusiao? Lo yusiao non è altro che un lungo bastoncino fritto, formato da acqua, farina e lievito, che solitamente viene usato per accompagnare, nella colazione, il congee di riso, una sorta di porridge di riso, o semplicemente il latte di soia. Lo yusiao è quindi uno sfizioso snack salato che secondo alcuni rappresenterebbe l'antenato del churro, che grazie ai viaggiatori portoghesi si è diffuso in Europa, fino a diventare uno dei dolci street food più famosi della Spagna. Un'altra teoria molto affascinante sulla nascita dei churros è quella che ritiene i creatori di questo piatto i pastori spagnoli. Questi, passando la maggior parte del tempo sulle montagne, avevano il bisogno di trovare un sostituto al pane fresco, qualcosa con una preparazione semplice che potevano cucinare all'aperto con il fuoco. Da questa necessità sarebbe nato il churro, che secondo alcuni prenderebbe il nome ispirandosi alla forma delle corna della churra, una pecora spagnola. La prima versione della ricetta prevedeva solo acqua e farina, ma oggi ho deciso di mostrarvi quella che ultimamente è diventata la ricetta più conosciuta. Prepariamo gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta. 40 g di burro, 110 g di farina 00 e 20 g di zucchero. Dentro un pentolino inseriamo 150 ml di acqua, dove faremo sciogliere a fuoco basso il burro, preparato in precedenza. Una volta sciolto, sempre a fuoco basso, inseriamo la farina e mescoliamo con un cucchiaio di legno. Aiutatevi con le pareti, fino a quando l'impasto non risulterà liscio. Prendiamo l'impasto e mettiamolo in una bolla. Allargatelo sulle pareti e aspettate una decina di minuti che l'impasto si raffreddi. Aggiungiamo un uovo intero e iniziamo a mescolare con una marisa.
Non vi preoccupate se all'inizio vi risulterà un po' difficile, è normale. Con un po' di pazienza continuiamo a mescolare fino a quando l'uovo non sarà amalgamato. Arrivati a questo punto, aggiungiamo un altro uovo e mescoliamo fino a quando l'impasto risulterà omogeneo e liscio. Prendiamo una sacca a posce e mettiamoci dentro il composto. È molto semplice. Con una mano prendete la sacca a posce e con l'altra tagliate l'impasto con il coltello. Una volta che i churros diventeranno dorati, togliamoli dall'olio e mettiamoli su una carta assorbente. Ancora caldi, tuffateli nello zucchero e nella cannella. Io ho aggiunto un po' di zucchero di canna per dare un sentore un po' caramellato. Per accompagnare i churros ho deciso di fare una ganache al cioccolato. Per prima cosa tagliamo a pezzetti 125 g di cioccolato fondente. Poi in un pentolino aggiungiamo 125 g di panna fresca liquida e 15 g di burro. Appena sfiorato il bollore, versiamo il composto sul cioccolato e mescoliamo. Fate raffreddare e continuate a mescolare con la frusta se volete una ganache montata. E come sempre, impiattate, mangiate e buon appetito!